Erede del Jumpy, il nuovo Space Tourer, lo vedete qui davanti, è la declinazione Citroën di questo nuovo progetto sviluppato in collaborazione tra il gruppo PSA e Toyota. Cambia rispetto appunto al Toyota e al Peugeot perché c'è il logo Citroën nella parte anteriore, non cambiano i gruppi ottici che rimangono sostanzialmente gli stessi se non fosse per questa piccola differenziazione interna. Ci sono le luci diurne a LED disposte verticalmente, i cerchi lo vedete con finitura a specchio da 17 pollici. Andiamo a vedere come è fatta a bordo. Devo dire che l'abitacolo non ha certamente materiali premium, si vede che è un po' l'eredità del suo essere furgone perché esiste anche la declinazione commerciale, ma al suo interno si trova un po' di tutto, compreso lo schermo da 7 pollici con la nuova declinazione del sistema Magneti Marelli che ora integra anche l'Apple CarPlay. Questa è la versione da 4,95 m, quindi è la versione intermedia, ne esiste una più corta da 4,60 m e una più lunga da 5,30 m, il passo invece di 3,28 m. Andiamo ad aprire il portellone che purtroppo non è elettroattuato, però al suo interno ha tanto spazio perché ci sono 631 litri nella configurazione standard. Volendo, in questo momento abbiamo i sedili posteriori tirati in avanti, ma volendo possiamo anche tirarli indietro per fare più spazio a chi siede dietro o comunque per recuperare volume nel bagagliaio. Questa è una bella pila, è comoda per guardarsi intorno e per fare luce, non solo per illuminare il vano. Andiamo a chiudere il portellone. Questo è un po' pesante, devo dire che un po' tradisce la sua origine di furgone. Andiamo a salire a bordo, andiamo a vedere come è fatta. Come vedete ci sono 2 posti davanti, 3 posti dietro e 3 posti dietro, quindi è una configurazione a 8 posti, ma non ci rimane che prendere tutti i ragazzi della redazione, andare a recuperare Galeazzi e fare la prova. 2 movimenti per l'apertura, nottolino e via. Ok? Adesso vai operazione Roberto. Contraria. Si era bloccato contro il slitta indietro. Sì. Vai, Dati Omar. gli ultimi perché sono serviti meglio e hanno anche tanto spazio per le gambe fino a 2 metri. Chiudo e andiamo a prendere il ragazzo che è al bar. Bene amici di Automoto.it, siamo passati alla redazione, ne abbiamo tirata su un terzo e siamo venuti qua a Montevecchio a provare questo. Non è un Jumpy, anche se sul libretto c'è scritto C'è Jumpy. scritto Jumpy, hai visto? Che macchina è? Ma non è una È macchina. un Citroën Space Tourer, è il nuovo furgone, chiamiamolo furgone, ma in realtà è un trasporto passeggeri con la capacità di portare fino a 9 persone ed è la nuova vettura sviluppata anche in collaborazione con Toyota, quindi c'è una versione Peugeot, una versione Toyota e una versione Citroën. Però noi abbiamo una versione 8 posti e infatti qua ci manca qualcosa, ma abbiamo la possibilità di far stendere le gambe al nostro amico in seconda fila. Presentati Omar. chi sei, Omar. Ciao a tutti. Ogni tanto leggete i suoi articoli, Assolutamente. è altissimo e il buco gli serve. Serve parecchio, specialmente quando non sei in forma devi distendere una gamba, cosa che non fai sul veicolo che ha la piena cintura anteriore. Allora, qua siamo su una strada con un po' di curve e Emiliano, parlo un po' dello sterzo, perché lo sterzo è un po' furgone, ovvero molto demoltiplicato, bisogna girare tanto per farla girare e la sensazione non è quella della vettura, perché le ruote sono molto vicine al posto guida, quindi è un po', fa questa sensazione, gira un po' tipo pullman, diciamo così, sì, però devo dire una cosa, è lungo, ma in città, sono andato qua in Montevecchio in ritardo, ho dribblato il traffico perché comunque è abbastanza agile. Sì, assolutamente, è molto agile perché questa macchina è basata, pensa, sulla piattaforma MP2, che è la stessa che trovi sulla 308, la stessa che trovi su altre vetture del gruppo PSA, e questo permette a questo furgone di essere sostanzialmente una vettura, è per quello che l'hai trovata così agile. Sospensioni morbide, comodissimo assolutamente. questo bracciolo, tenete qua, permette di fare, anzi Visto guarda, da da una Dio. parte appoggio di qua, Visto dall'altra di là, mani comunque sul volante, che è vero, non è direttissimo, ma ha tanti comandi sopra, comodi, comandi vocali sulla destra, con la possibilità di anche cambiare le stazioni dell'infotainment, sulla sinistra il volume e possiamo anche modificare quello che vediamo nel display qua in mezzo. Non possiamo cambiare niente del cambio, quindi No. facciamo rotatoria in questa modalità unica. Però hai le palette dietro al volante. Ho le palette dietro al volante che però non si muovono con il volante, diciamocelo, ma quando le useremo? Forse in montagna, forse in montagna. Forse una volta nella vita. Però è un cambio che a me ha convinto. Non è, vabbè, si Tiene corica, però, si corica ma tiene. Tiene, Si corica ma tiene. E ti dirò di più, il cambio lo posso anche mettere in manuale e sì, effettivamente usarle le palette. Vedi. È un 6 marce, automatico, convertitore coppia, ma è fatto bene. È fatto molto bene, sembra lo ZF che montano anche altre case automobilistiche. Penso che questo cambio poi lo monta anche la Mini, per intenderci, quindi è un cambio che viene sfruttato anche dal gruppo BMW proprio perché è molto veloce, riesce a cambiare le marce molto velocemente. Ovviamente in questa declinazione appunto veicolo trasporto passeggeri Certo. con furgone viene molto C'è una dietro. curva, devo ricordarmi mezz'ora prima di girare il volante, così la facciamo.
Sì, bravo, ma sai, a 3,28 m di passo, per cui insomma ci sta che sia un po' lento ad entrare in curva. Però ho apprezzato tanto le finiture, cioè sono salito e ho detto cavolo, mi sembra di stare su una vettura anche moderna, perché ha un sacco di assistenti alla guida. Se io schiaccio qua, guarda cosa posso fare, start e stop, vabbè, quello ormai c'è quasi di serie su tutto, ma abbaglianti automatici, avviso di superamento della linea, purtroppo bip e basta, non ci corregge lo sterzo, non vibra, ma c'è su una vettura di questo tipo, non me lo sarei aspettato. E poi anche la sorveglianza per l'angolo cieco, e poi il cruise control attivo, giusto, vero? Cruise control adattivo, e non solo, l'avviso se stiamo andando troppo velocemente contro o verso un'altra macchina, e anche la frenata automatica. Ma visto che abbiamo recuperato redazione, ragazzi, dietro climatizzatore, ultima fila, come state? Allora, ultima fila siamo più larghi che alti, però devo dire che siamo comodi, quindi la posizione è assolutamente invidiabile. C'è qualche fa abbastanza caldino, dovessi dire, quindi se fosse possibile regolarlo in maniera da non soffrire troppo sarebbe meglio. Lì devi chiedere la seconda fila, perché le regolazioni ce l'hanno in mano loro. Ha anche un tocco sportivo questa macchina. Andrea, lo sai? Ti sorprendo. Pensa che questo 2000 HDI fa a 180 cavalli, fa da 0 a 100 in 9 secondi 8 a 170 all'ora velocità massima, fortissimo. Anche il kickdown. Attenzione. Beh, pur essendo a medio carico, mi sembra che vada. Se riusciamo ad arrivare alla nostra velocità, anzi devo mollare perché arriviamo oltre la nostra velocità di test per la frenata, e giù tutto il freno. Alla faccia, sai che frena? Ha un po' beccheggiato. Sì, si movicchia, ma comunque si movicchia un pochino. Chiaro. Ma si è fermato in spazi d'arresto che altre vetture a volte fanno non riescono a rispettare. Esatto. No, assolutamente. Ho tolto il manuale, tra l'altro a limitatore comunque cambia da solo, e i dossi vengono assorbiti alla grandissima, perché è molto morbida. Frena forte perché la piattaforma MP2 pesa poco anche con la 308, l'avevamo visto, pesa poco anche con la C4 Picasso. Pensa che questo furgone, questo trasporto veicolo passeggeri, pesa 1655 kg, quindi non pesa tanto. No, non pesa tanto. 4,98 m di macchina, meno di 1700 kg, è tanta roba. Guarda che come progettazione questa macchina è avanti in luce. Però Emi, diamo voce ai nostri passeggeri, così ci dicono come sta. Anch'io. Vai. Come state dietro? In seconda fila, Andrea, si sta veramente benissimo, di spazio ce n'è a volontà per testa, spalle, gambe, quindi nessun problema, non ci si può lamentare. Ma c'è qualche... Vai. Tu Alfonso come va? Io guarda, sono il più basso della compagnia, però qui dietro devo dire che mi trovo a mio agio. Climatizzazione adesso l'hanno regolata, devo dire che i bocchettoni sono precisi, sono al centro io, quindi godo della posizione sicuramente più vantaggiosa. Però io aggiungo che qua c'è uno spazio comando con la tripla illuminazione fissa laterale e 4 velocità di aria più la regolazione temperatura. Però mi sembra che dietro avessi notato una cosa intelligente là sotto. C'è una presa di corrente. Sì, non è proprio a portata di mano, direi quasi a portata di piede, visto che la tocco con la punta delle scarpe, è protetta da uno sportellino di gomma, per fortuna. E qua. Quindi qualsiasi cosa gli attacchi vai a sradicarlo, perché col piede ci vai a prendere dentro. Sì, non più che altro per casi di necessità lavorativa che si può lasciare fermo il veicolo. Una cosa che aggiungo però a fronte altezza, visto che qua abbiamo una bella ciurma di tutte le altezze, lui sta benissimo, io che sforo l'1,90 manca un pochino di poggiatesta rispetto alla protezione che vorresti, mentre quando ero davanti potevo andare anche oltre, qua siamo un po' limitati. Alzo la mano perché voglio parlare io del climatizzatore, è sdoppiato, davanti si sta benissimo, possibilità di accendere o spegnere il vostro climatizzatore dietro. E una cosa, se metto la retromarcia si attiva la retrocamera, c'è la retrocamera solo dietro, cioè c'è la telecamera solo dietro, e qua a destra c'è un 360 ricostruito, quindi quando facciamo retromarcia man mano si ricostruisce quello che c'è intorno al veicolo e ci fa vedere il veicolo dall'alto. Io lo trovo un'idea molto intelligente. Sì, se avessero messo 4 telecamere sarebbe stato meglio. Però devo dire, qua hanno risparmiato e comunque funziona. Sai cosa mi è piaciuto? Che c'è un casino di spazio qua dentro. Ma guarda che c'è anche... Non si dovrebbe fumare, però abbiamo due posizioni lì comode. E guarda, io dove ho messo guanti sciarpa qua dentro. Mia, anche qua, guarda che roba, pazzesco, guarda che cosa. Ti metti il manuale in terza marcia a 40 all'ora, non ce la fa. No, proviamo. Ya fa. Ho messo giù tutto l'acceleratore. Non ce la fa. Però se schiaccio kick down, scala la marcia anche in manuale e ce la fa la grandissima. Perché comunque questo motore che ha grande coppia, però di fatto la macchina comunque è vero, pesa poco, ma 1700 kg su 1700. E poi eravamo un filo sotto coppia perché eravamo intorno ai 1400 giri. Mi è piaciuto tanto l'infotainment perché è quello delle ultime Citroën, quindi abbiamo la possibilità di CarPlay e dell'inutile Mirror Link che potrebbero abbandonare a favore di Android Auto. L'ultimo Magneti Marelli funziona bene, l'hanno aggiornato bene, è molto
molto piacevole da usare, e in più secondo me è una bella cosa su questa versione si ha la temperatura regolabile dall'esterno e non all'interno come tutte le altre Peugeot e Citroën di Molto ultima più generazione. comodo, Io lo trovo molto più comodo. Mettiamo Tutta un po' un'altra di cosa. musica. Sì, sai che suona bene questo impianto? Ovviamente c'è la pubblicità. Dietro a me. Talmente bene che sopravventi qua dietro spacca le orecchie. Ah, vedi, però non suona male, fino al 16-17 comunque è piacevole. Ragazzi, in l'impianto terza audio. fila come suona? La fila un pochino wattato, però diciamo Invece che qua ci sta, davanti sai dai. che non è male, si vede che abbiamo i Twitter che lavorano un po' meglio. E invece ragazzi là dietro comfort acustico e di sospensioni? Ma devo dire assolutamente ineccepibile, nessuna reazione anomala, ecco. Anzi, paragonato Io a comunque lo veicoli del genere, magari non premium, ma che abbiamo visto di recente, è un bel salto in avanti per Citroën. Poi aggiungo, visto che lì davanti facevate i fighi, portiamo le caramelle o quello che ci piace, tanti vani. Anche qua, almeno io, Roberto, Alfonso non so, abbiamo un tavolino. piano per appoggiare, portabicchiere e un intelligente lancio per agganciarci quello che più ci interessa. Beh, Da questo punto di vista, scusami, per oro la causa della terza fila siamo penalizzati invece perché non abbiamo piani d'appoggio. Lamento questa situazione. in plancia c'è anche il pulsante per mettere la sicurezza bambini ed è comodo averlo qua, e per aprire o chiudere il portellone elettrico. A me non fa impazzire che sia uno solo, lo trovo un pochino scomodo perché ti faccio un esempio, Emiliano, quando sono da solo o in due, Emilione perché sei ingrassato durante le vacanze di Natale, il giubbotto tu eri qua, l'ho buttato dietro prima quando non c'erano loro. Assolutamente. Sono sceso di qua per andare a prenderlo, ho dovuto fare tutto il giro, salire di là e prendere il giubbino. Circumnavigato il veicolo. Esatto, non comodissimo. Consumi medi, non l'abbiamo usata tantissimo, un 200-300 km, facciamo una media globale intorno ai 12-13 km con un litro di gasolio, quindi direi esatto, non male. Emi, tu sai quanto costa? Costa 29,9 l'accesso. Ovviamente costano un po' di più le versioni, quelle più accessoriate, poi si pagano anche i posti supplementari, quindi diciamo che una buona versione può andare intorno ai 36-37 mila euro. Comunque è una vettura, secondo me, già a partire dai modelli standard. Ovviamente non bisogna stare sul 1695 cavalli, bisogna puntare direttamente sul 2000, però devo dire che già negli allestimenti abbastanza basici ci si porta a casa un buon allestimento. Direi una cosa, 5 secondi a testa, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto? Vai, dalla terza fila. Vai. Ovviamente lo spazio mi sembra interessante anche perché, possedendo già un veicolo commerciale ad uso familiare, 9 posti, devo dire che questo fa vedere che c'è stato un bel passo in avanti, un bel balzo Cosa in non ti è avanti. piaciuto? Forse il comfort per i sedili posteriori, qui in effetti. Ok, Omar. Ma io diciamo che, basandomi un po' come Alfonso su un'esperienza di veicoli similari pregressa, complimenti ai francesi per lo step in avanti che hanno fatto, soprattutto a livello di percezione, qualità, dotazioni e finiture. E aggiungo la pecca, tetto apribile, però penso che ci sia almeno un panoramico a disposizione nella gamma accessori. C'è, Roberto? Vai, lo spazio a disposizione sicuramente è un Ragazzi, punto a lo favore. spazio è piaciuto a tutti. Lo Ci spazio credo, è un furgone. ce n'è a volontà, i sedili sono comodi, l'assetto si sente che è morbido, anche nella frenata ha beccheggiato abbastanza, però non diventa scomodo, quindi Emi. Io trovo una progettazione fantastica, MP2 piattaforma micidiale. Una cosa che non mi è piaciuta forse è un filino troppo morbido, avrebbe meritato degli ammortizzatori attivi. Io invece sono salito e ho avuto un'esperienza semi-premium, non è un furgone qua nella plancia, tante diavolerie elettroniche, non mi è piaciuta tanto la guida perché quella è rimasta un po' furgone. Purtroppo è così. Comunque tieni conto che questa vettura deve fare concorrenza al Transporter della Volkswagen o al classe V della Mercedes. Lo fa in un modo suo, nel senso che poi se andiamo a configurare con gli stessi accessori il Mercedes o Questo il costa Volkswagen sicuramente meno. costano 10-15 mila euro in più. Qui invece ti porti è a casa comunque bellino. una signora macchina, anche devo dire esteticamente piacevole. Piacevole, sì, soprattutto con questi cerchi forse un po' piccoli, ma si può sempre. Però è piacevole. Secondo me è adatta per un po'. Trasformiamolo in furgone di lei firma. Esatto. Numero Pump uno. my vehicle. Sì, Quelle robe lì. assolutamente. Ragazzi, seguiteci, automoto.it, YouTube, Facebook, dove volete. Ciao, ciao. ciao. Vai, di nuovo. Penso che sono una figa, anziché Dai che come abbiamo poco Omar. spazio, ragazzi, dai. Qualcuno di meglio.